Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se ti interessa parlare bene l'italiano, sei nel posto giusto. In questo video parlerò di alcune parole che di solito non vengono insegnate ai corsi di italiano. Allora, qui con me ho questo oggetto, probabilmente lo riconoscete, che cos'è? È un pacchetto di fazzoletti. In italiano per indicare questo oggetto usiamo l'espressione pacchetto di fazzoletti. Quindi se qualcuno mi chiede che cos'è questo, io posso rispondere è un pacchetto di fazzoletti. In alternativa, io potrei dire semplicemente che questi sono dei fazzoletti. Quindi questo è il pacchetto, dentro ci sono tanti fazzoletti. Fazzoletti è il plurale, il singolare è fazzoletto, quindi questo è un fazzoletto. Ecco, io vi ho fatto vedere questo pacchetto di fazzoletti di questa marca, adesso non ripeto il nome della marca perché comunque questo non è un video sponsorizzato. Vi faccio vedere per par condicio anche un'altra marca, un altro pacchetto di fazzoletti, questo è blu, questo è giallo, comunque il concetto è lo stesso. Questi sono due pacchetti di fazzoletti, sono due pacchetti di marche diverse. Poi vedete per l'appunto qua c'è scritto fazzoletti, quindi vedete che non sto mentendo. Quindi la prima cosa che ci tengo a sottolineare è che questo in italiano si chiama fazzoletto, nello specifico fazzoletto di carta e non salvietta. In italiano esiste la parola salvietta, ma viene usata in modo leggermente diverso. Se volete essere più tecnici potete chiamarlo fazzoletto di carta, ma di solito diciamo che le persone dicono semplicemente fazzoletto. Fate attenzione a come si scrive e a come si pronuncia questa parola, perché questa parola contiene due doppie, cioè una doppia Z che si pronuncia come Z e una doppia T, infatti noi diciamo fazzoletto e non fazzoletto, quindi mi raccomando, ci sono due Z e due T. Allora in italiano standard questo si chiama fazzoletto, poi ci sono anche le persone che lo chiamano fazzollo. Allora, questo è un sostantivo sicuramente informale, colloquiale, gergale, che viene usato da un tipo particolare di persone. Per intenderci, le persone che usano la parola fazzollo sono le persone che invece di dire ciao come va, dicono bella zio, oppure invece di dire aperitivo, dicono ape. Ci sono persone che invece di dire andiamo a fare l'aperitivo, dicono andiamo a fare l'ape. Ecco, questa è la tipologia di persone che poi usa la parola fazzollo invece della parola fazzoletto. Sono le stesse persone che invece di dire è tardi dicono s'è fatta una certa. Che significa s'è fatta una certa? Significa si è fatto tardi oppure è tardi. Insomma, avete capito a che tipo di persone mi riferisco? Quelle che noi in italiano definiamo tamarri, per intenderci. Ecco, se non conoscete la parola tamarri, qualche tempo fa avevo fatto un video sulla parola tamarri, vi lascio il link qua in alto. Detto ciò, i tamarri, per sembrare simpatici, dicono fazzollo invece di dire fazzoletto. Quindi invece di dire ce l'avresti un fazzoletto, vi dicono ce l'avresti un fazzollo? O almeno questo dalle mie parti, cioè nella regione in cui vivo io. Poi nel resto d'Italia non lo so. Comunque vi sconsiglio di dire fazzollo, vi consiglio di dire fazzoletto. Come dicevo, volevo prendere questo oggetto come spunto per parlare di alcune parole italiane, di alcuni verbi italiani. Per esempio, il primo verbo che mi viene in mente con il fazzoletto è piegare. Quindi se io faccio così, piego il fazzoletto. Se faccio così, lo apro. Poi ci sono le persone che hanno una tecnica speciale per aprire il fazzoletto. Ecco, così il fazzoletto è aperto. Di solito non diciamo chiudere il fazzoletto, diciamo piegare il fazzoletto. Lo piego e me lo metto in tasca. A cosa servono i fazzoletti? Beh, diciamo che i fazzoletti possono essere usati in vari modi. Innanzitutto i fazzoletti vengono usati per soffiarsi il naso. Ecco, in italiano l'espressione è soffiarsi il naso. Cosa significa soffiarsi il naso? Significa fare questa cosa qua. Voi prendete il fazzoletto e soffiate col naso.
Il verbo soffiare probabilmente lo conoscete. Cosa vuol dire soffiare? Soffiare vuol dire far uscire l'aria. Per esempio, adesso soffio. Ecco, questo è soffiare. In italiano di solito il verbo soffiare viene usato in riferimento alle persone oppure al vento, il vento soffia. C'è un verbo italiano che forse non conoscete, che è collegato al verbo soffiare, che è sbuffare. Allora, in italiano diciamo che una persona sbuffa quando soffia per esprimere fastidio. Le persone che fanno ecco, questo è sbuffare. Soffiare invece è un verbo più generale che si riferisce proprio all'azione di far uscire aria. Quindi se io dico che una persona ha sbuffato, sottolineo il fatto che questa persona voleva esprimere il fatto che era infastidita. Se invece una persona, non lo so, vuole gonfiare un palloncino, dico che la persona soffia nel palloncino. Non dico che la persona sbuffa nel palloncino. Sbuffare è un soffiare per esprimere fastidio. Sicuramente avete presente quelle persone che ogni tanto fanno quando vedono qualcosa che gli dà fastidio, sbuffano. Comunque tenete presente che l'espressione italiana è soffiarsi il naso, quindi c'è il verbo soffiarsi, la forma riflessiva del verbo, quindi sarà io mi soffio il naso, tu ti soffi il naso, lui si soffia il naso e così via. Un errore che fanno molti stranieri che studiano l'italiano è questo, cioè che praticamente dicono cose del tipo io soffio il mio naso. Allora, queste forme sono sbagliate. Non diciamo io soffio il mio naso, diciamo mi soffio il naso. Allo stesso modo non diciamo tu soffi il tuo naso, ma diciamo ti soffi il naso. Quindi questo è un verbo riflessivo. Ecco, come dicevo, l'obiettivo di questo video era prendere un oggetto come spunto per parlare di alcuni verbi italiani, di alcune espressioni italiane. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Qui in alto vi metto il link a un altro video che vi potrebbe essere utile se volete migliorare il vostro vocabolario. Mi raccomando, dategli un'occhiata.